Ciao a tutti e ben trovati su City Tellers. Buongiorno amici. Allora, dopo le scampagnate in Umbria, nella provincia di Terni per l'esattezza, e in Toscana, siamo ritornati in Umbria un'altra volta, però nella provincia di Perugia. Ma dove ci troviamo esattamente? Oggi siamo a Castiglione del Lago e ci troviamo nella parte occidentale del lago Trasimeno, appunto. Vi portiamo alla scoperta di questo bellissimo borgo. Castiglione del Lago dovete sapere che si trova in posizione rialzata su una piccola altura, dalla quale si gode di una vista poi fantastica sul lago Trasimeno. E il centro urbano è cinto da mura medievali che risalgono al periodo tra XII e XIII secolo. Sul perimetro murario si aprono ben 3 porte. Troviamo infatti Porta Fiorentina, che risale alla seconda metà del XVI secolo, Porta Perugina, che risale invece al XIII secolo, ed infine Porta Senese, una piccola apertura che venne ristrutturata nel XX secolo. E visto che a suffragio universale praticamente sei stato eletto come esperto di toponomastica, allora ti mettiamo di nuovo alla prova e ti chiedo: da cosa deriva Castiglione del Lago? Perché questo borgo si chiama così? Allora, Castiglione del Lago deriva dal termine latino Castellum Leonis, che successivamente è stato volgarizzato in Castellioni ed è arrivato a noi come Castiglione del Lago, appunto perché ci troviamo sul lago Trasimeno. Perfetto, quindi prima di addentrarci alla scoperta dei monumenti di Castiglione del Lago, un breve accenno riguardante la storia. Perfetto. Allora, la posizione di Castiglione del Lago, un po' al confine tra la Toscana e l'Umbria, è sempre stata motivo e l'ha resa sempre quindi oggetto di conquista da parte sia delle vicine città toscane ma sia della vicina Perugia, tant'è che durante un periodo della sua storia fu addirittura sottomessa alla famiglia dei Baglioni, nota famiglia nobile perugina. Castiglione del Lago tra l'altro è stato anche sotto Federico II di Svevia, ma visse il suo momento forse più importante e più glorioso nella metà del 1500, quando Giulio III, Papa Giulio III, concesse a sua sorella Giacoma questi territori, i territori di Castiglione del Lago. Ma fu il figlio di Giacoma, Ascanio della Cornia, che divenne marchese di Castiglione e del Chiugi nel 1563 e tale marchesato durò sostanzialmente fino al 1617, quando un discendente, Fulvio II, fu nominato e promosso duca. Il ducato però ebbe vivata breve perché Fulvio II non aveva figli. E quindi i territori, alla morte di Fulvio II, del marchesato, che ora è diventato ducato, passarono di nuovo al dominio papale. Un'altra piccola accenno storico possiamo farla riguardante la Seconda Guerra Mondiale. Ah, perfetto. Perché Castiglione del Lago si trovava esattamente lungo quella che era la linea Albert, detta anche linea del Trasimeno, cioè sostanzialmente una linea difensiva che doveva in qualche modo impedire o quantomeno rallentare l'avanzata degli alleati verso nord. La rallentò per breve tempo perché già nell'estate del 44 gli alleati sfondarono la linea e quindi continuarono l'avanzata verso il nord Italia. Linea si chiamava Albert perché prese il nome del comandante in capo delle truppe tedesche in Italia, che era Albert Kesselring. Perfetto, grazie Miki di questa bellissima dissertazione sulla storia di Castiglione del Lago. Adesso noi iniziamo il nostro tour del borgo e vi portiamo a scoprire tutte le bellezze di Castiglione del Lago. Eccoci amici, primo stop di oggi per quanto riguarda questo nuovo borgo. Siamo a Palazzo della Cornia. Per l'occasione abbiamo piazzato anche il cavalletto, così almeno ci risparmiamo un po' di fatica nel reggere la macchinetta fotografica. E Miki, adesso direi che diamo ai nostri amici qualche piccola pillola, qualche piccola informazione su appunto Palazzo della Cornia. Dovete sapere che questa era la residenza principale dei Della Cornia nella seconda metà del Cinquecento, e il palazzo che vedete alle nostre spalle ha una forma particolare, a forma di L, e venne edificato su progetto di Galeazzo Alessi e del Vignola. Internamente si configura con delle sale molto particolari
spettacolari che vi consigliamo poi di vedere dal vivo, delle sale affrescate appunto con delle grottesche anche molto molto belle. Le sale sono affrescate principalmente dal Pomarancio e da Salvio Savini, un altro pittore del periodo. Miki, adesso da qua poi parte anche il tour, Sì. per chi vuole visitare Castiglione del Lago. Da qui c'è anche la possibilità poi di andare a vedere la Rocca che tra poco vi mostreremo, ma tu so che adesso volevi dirci Sì, una qualche piccola curiosità. Esatto. E noi le Innanzitutto- curiosità siamo sempre pronti ad accoglierle, insomma. Esatto. La piccola curiosità, due piccole curiosità. Meglio ragazzi. La prima è che in un precedente video, quello di Città della Pieve, abbiamo già parlato di un palazzo della Cornia e è strettamente collegato con questo. Me lo ricordo perché- bene, spero anche voi, insomma. Esatto, se non ve lo ricordate o non l'avete visto, riandatevi a Questa guardare è il video una di Città buona della occasione. Pieve, che risale appunto allo stesso periodo. E una curiosità, visto che siamo in odore di Brexit, se ne è parlato tanto, una curiosità sull'ultima duchessa di Castiglione, che era appunto una donna inglese, tale Teresa Dudley, che sposò il vecchio Fulvio II, vecchio, insomma, molto più vecchio di lei. Lui aveva quasi 60 anni, lei appena ventenne, poiché Fulvio era alla ricerca disperata di un erede maschio, poiché se no il ducato si sarebbe estinto. Erede maschio che nacque ma morì a pochi mesi, e pochi anni dopo morì anche Fulvio II, decretando proprio poi la fine del ducato. Una piccola curiosità: questa Teresa Dudley, e questo è un punto di collegamento, se vogliamo, tra l'Inghilterra e il Castiglione del Lago. Teresa Dudley era una discendente del conte di Leicester. Leicester salita agli onori della cronaca grazie a Ranieri, alla squadra che ha vinto lo scudetto in Premier, ma che era poi il conte di Leicester, favorito di Elisabetta I, la regina vergine, che non ebbe mariti ma decisamente tanti favoriti. Quindi questo è un inaspettato collegamento tra, insomma, Castiglione del Lago E e l'Inghilterra. l'Inghilterra che noi Gli abbiamo dato. gli abbiamo dato. Sviscerato. Adesso da qui ci spostiamo alla Rocca e ve la raccontiamo al meglio. Eccoci qua, seconda tappa del nostro tour castiglionese, siamo arrivati alla Rocca. Sì, quella che vedete alle nostre spalle è la Rocca medievale o Rocca del Leone di Castiglione del Lago. Ci troviamo nella parte est del borgo e questa è diventata un po', Miki, il simbolo sì. di Castiglione del Lago. Si tratta di una struttura fortificativa molto molto importante ed imponente, di struttura pentagonale irregolare, caratterizzata principalmente da questo grande torrione triangolare che vedete alle nostre spalle, alto circa 39 metri, mentre la struttura, la parte interna, è merlata ed ha all'estremità 4 torrioni molto molto importanti che la rendono ancora di più fortificata ed imponente. Sì. Per quanto riguarda invece la storia di questa fortezza, c'è da considerare il fatto che la storia della fortezza è strettamente legata ai personaggi che abbiamo citato prima e che hanno condizionato la storia di Castiglione del Lago. Esatto. Fu costruita all'inizio del 1200, fu fatta costruire all'inizio del 1200 da Federico II di Svevia. Successivamente, nel corso dei secoli, ha ricevuto numerosi restauri e potenziamenti da un punto di vista anche militare, e tra questi ricordiamo agli inizi del Cinquecento il pesante restauro operato dai Baglioni, la famiglia di Perugia che governava queste terre. Successivamente il restauro compiuto da Ascanio della Cornia, primo marchese di Castiglione, che realizzò tra l'altro un camminamento, un passaggio che collegava il Palazzo della Cornia, che lo collega tuttora, il Palazzo della Cornia e la fortezza stessa. Esatto, quindi per chi verrà a Castiglione del Lago e vorrà visitare la Rocca, questo passaggio è ancora percorribile, Sì. anzi collega Palazzo della Cornia appunto alla Rocca che vedete. Ed è alle molto nostre suggestivo perché è ricco di feritoie Sì. che offrono una bellissima vista sul lago, quindi, Esatto, quindi molto suggestivo. Con la caduta del ducato della Cornia, anche la fortezza passò in mano allo Stato Pontificio e successivamente al Regno d'Italia nel 1860. Da allora appartiene al comune e viene utilizzata per eventi di natura
festiva, insomma, quindi un cinema all'aperto ad esempio. Esatto, l'estate, oppure concerti e spettacoli sempre all'aperto, molto molto suggestivi ed interessanti. Adesso noi da questa location molto particolare ci spostiamo verso il centro del borgo e direi Miki di lanciare anche una carrellata sui vicoli e sugli scorci più belli di Castiglione del Lago. A tra poco. The fire, holding breath, go straight as kind. I blow through your head, you blow like a ray. You came out of flame. Veramente bella questa carrellata di vicoli e di paesaggi di Castiglione. Sì, fantastica Miki, come la tua citazione precedente in prossimità della Rocca, quando ci hai deliziato, no, col termine com'era, natura festiva. Adesso totalmente stavamo casuale. Riguardando le clip della nostra macchinetta e è venuta fuori questa natura festiva che è qualcosa di superbo. Quindi io direi di lanciarci proprio un hashtag. L'hashtag di oggi è natura festiva. Sì, ci ho avuto la licenza poetica. Licenza poetica per il nostro Michele, quindi commentate con questo hashtag natura festiva. Noi adesso vi portiamo al penultimo stop di oggi. A tra poco. Eccoci, penultima tappa di giornata. Dietro di noi vedete la chiesa di Santa Maria Maddalena. I documenti attestano le tracce della struttura già intorno all'XI secolo. Successivamente a metà del 1800 venne restaurata dall'architetto Caproni, uno dei più importanti architetti del panorama perugino, che la dotò di un importante impianto neoclassico, soprattutto per quanto riguarda la facciata che vedete in queste fantastiche immagini del nostro repertorio. E Miki, che aggiungiamo per quanto riguarda la parte interno di questa chiesa? L'interno è caratterizzato essenzialmente da 3 bellissime opere d'arte. La prima è la Madonna del Latte, realizzata intorno al 300 dalla scuola senese. Poi abbiamo la Cena di Emmaus, molto successiva, che è del 1850, realizzata dall'artista Pier Vittori. Mentre abbiamo la Madonna in trono, che per lungo tempo fu attribuita a Raffaello, ma che recentemente è stata attribuita ad un suo compagno di classe, se vogliamo definirlo così, perché era Eusebio di San Giorgio, anch'esso alunno del pievese Pietro Vannucci, che abbiamo già incontrato nello scorso video. Quindi vi rimandiamo anche a vedere il nostro video su Città della Pieve, dove si parla anche più approfonditamente del Perugino. Adesso noi ci spostiamo in un'ultima location a sorpresa e qui ci saluteremo, insomma, e ci daremo appuntamento al prossimo video. A tra poco. A tra poco. Eccoci amici, non potevamo non mostrarvi il lungolago, che offre poi delle viste, dei colori veramente incantevoli, e c'è da dire che qui d'estate c'è la possibilità di fare delle bellissime passeggiate, di stare all'aria aperta, quindi veramente veramente da vivere. E poi dal molo si possono raggiungere l'isola Polvese e l'isola Maggiore, Miki. Sì. Tra l'altro possiamo chiudere la puntata con un invito e con uno spoiler. L'invito è quello di visitare poi Castiglione del Lago e di scoprire tutto ciò che per limiti di tempo non abbiamo potuto raccontarvi, e lo spoiler è che il lago Trasimeno stesso sarà il protagonista di un futuro video dei City Tellers, quindi tornerà sicuramente, ecco, il lago Trasimeno. Esatto, nei nostri video. Appuntamenti. Voi intanto iscrivetevi al canale, assolutamente, mettete mi piace se vi è piaciuto, se no non importa, mettetelo uguale. Vi vogliamo bene comunque, e commentate con l'hashtag natura festiva, sì, vero? L'hashtag della puntata di oggi. Un hashtag incredibile. Sì. E quindi noi adesso vi
salutiamo, anche perché le braccia non reggono più Esatto. questa macchinetta, per cui amici un fantastico Saluto saluto. e alla prossima.